Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Eccoci con Alan Wake 2. Non potevo non portarlo avendo giocato il primo e essendo, diciamo così, un fan. Non vedevo l'ora che uscisse e lo aspettavo per poterlo portare sul canale. E quindi adesso ce lo giochiamo assieme. Per chi mi seguisse o comunque avesse voglia, vi linko qua da qualche parte la serie che ho fatto sul primo episodio, la potete trovare da qualche parte qua in alto. E niente, partiamo e vediamo cosa ci aspetta. Allora, opzioni giusto per tutorial, poi vedremo se è il caso di modificare qualcosa. Qualità grafica ho messo modalità qualità, vediamo un po' se poi ci dà qualche problema. Allora, la musica io la abbasserei un po' e poi vedo altro, quindi sottotitoli diamogli lo sfondo così magari si vedono un po' meglio. Normali, vediamo poi se direi che possiamo partire. Normale. Vi ricordo ragazzi che se volete supportarmi lo potete fare in maniera gratuita iscrivendovi al canale e lasciando un mi piace al video. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Partiamo proprio con questo tipo molto atletico e ben vestito, direi che vediamo un attimo. Di sicuro non è Alan Wake questo qui, Questo gioco di sicuro non possiamo aspettarci ambienti luminosi e molto. Dovremmo aspettare ambienti bui, scuri. Eccolo là, mortacci, che colpo. Oddio.
Guardate con che scatto ginnico, signori, mamma mia. La prestanza atletica, devo dire che è notevole, eh. Che gli do? Gli tiro le sassate, cosa ci faccio? Perché non ho niente, dai. Devo dire, ragazzi, comunque il primo era già abbastanza angosciante e non dico spaventoso, però, e questo non credo che sia da meno, anzi. Qua non si può passare, devo fare il giro largo. Scusino, signori, io... Ecco. Che devo fare? Scusate. Ecco, sì. Mamma mia. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. What the fuck? Le premesse ci sono tutte. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? I sottotitoli, ragazzi, sono un po'... Right. non sono molto sincronizzati, Episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up.
deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Invito. Vabbè, quindi l'ambientazione è la stessa del primo, Cauldron Lake, quindi... Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all over. Fai vedere sta mappa, grazie. Sì, ma è proprio una mappa, cioè non è che... Belly aching, Thornton. I'm up here now. That's just how the cookie crumbles. Comunque il colpo d'occhio, signori, è... Anche poi il frame rate, sì, non siamo a 60 fps, però devo dire che rallentamenti non se ne vedono, o perlomeno non se ne percepiscono. Poi Hey there, Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. un briefing non guasterebbe. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Thornton, scusi, Noi si va. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Può accedere al tabellone del caso nel luogo mentale. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Il tabellone del caso è una tecnica mentale che permette a Saga, è il nome, di analizzare gli indizi e fare progressi nell'indagine. Puoi usare, vabbè, ok, per spostarti. Le vittime, tutte le vittime risultano scomparse nel 2010. Non c'è altro in comune. Le vittime sono... Ora puoi consultare ripetutamente il tabellone o uscire premendo. Vabbè, fammelo guardare un attimo. Ted Lane, dentista, ferita da taglio con fiore. Wendy Davis, insegnante, corpo gonfio, grossa ferita al torace. 。
Percy Wolf, negoziante, ecchimosi, cuore rimosso, strani tatuaggi. Vabbè, gli omicidi sono di Cauldron Lake. Modalità omicidio. Leggera differenza tra gli omicidi. Gonfiore unico, aspetto in comune nei cadaveri, ma non è la causa di morte. Trauma toracico, esposizione all'acqua. Ecchimosi, vabbè, ferite. Tutti i corpi sono affetti da gonfiore. Allora, gli obiettivi sono 2, no, giusto per capire. Va bene, direi che per adesso possiamo... Already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Quindi non mette il gioco in pausa, per cui bisogna fare attenzione. Gives me a headache. There's too much sky. Vediamo il panorama. Bene. È fatto bene, cioè non... Finora, signori, non vedo particolari. La sensibilità della rotazione secondo me è un po' troppo veloce, poi questa credo si possa cambiare, quindi... Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. C'è la sensibilità dello stick destro, almeno per quanto mi riguarda, è troppo... un po' troppo repentina, però si può regolare, non è un grosso problema. E parte lenta e poi c'è un'accelerazione che è una roba. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Mirror Peak, lo conosciamo. Mirror Peak, l'imponente montagna sullo sfondo, è il solo e unico Mirror Peak, l'emblematico punto di riferimento che sovrasta Cauldron Lake. Dalla posizione giusta, la sua bellezza si riflette in tutta la sua gloria sulla calma superficie del lago. Vada, la seguo. No, sono molto colpito dalla componente tecnica, ragazzi, almeno la parte grafica. È veramente curato nei dettagli. Non so se poi si può esplorare o boh. Adesso siamo solo all'inizio, penso che... Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Piove. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Sì, mi sembra che il posto è abbastanza esplorabile, almeno. How much beer can I make it, Mulligan? Siamo? Credo di sì. Hey! Salve. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you.
So, FBI, huh? So Sì. cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tar. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Ho capito, ma ci sto... Guarda cosa devo fare. Ah, ok. Body is positioned on the table. Ritualistic. Ok, andiamo a vedere il tabellone. Permette a Saga di vedere gli indizi attivi. L'immagine chiave può essere selezionata con X e posizionata sul tabellone. Ok, quindi è questo qui. Io la voglio posizionare qua. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Allora, posizionare un'immagine chiave sul tabellone del caso genera una nuova linea indagine. Quando posizioni un'immagine chiave viene generata una nuova domanda. Un altro cadavere è stato trovato nel bosco vicino a Bright Falls. Tempismo perfetto. Devo scoprire se è collegato agli omicidi e agli altri omicidi su cui stiamo indagando. Gli obiettivi sono visibili sul tabellone del caso obiettivi. Perlustra la scena del crimine, vabbè, qua. Non abbiamo... Ora può esaminare il tabellone, vabbè, ok. Per adesso non possiamo fare... Puoi raccogliere gli indizi sul corpo. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. No, voglio... Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Allora, gli indizi hanno risolto la domanda aperta e sbloccato una deduzione. Avanzando nell'indagine sbloccherai nuove domande, aggiornando gli obiettivi. Puoi controllare gli obiettivi aggiornati premendo. Scopri di più sulla vittima e scopri di più sull'assassino. Ok. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers?
think. Che non ti piace? Puoi parlare con qualcuno? Era da lì perché? Vabbè. Devo ancora capire, ragazzi, come funziona sto. Ok. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Presenti più aggressioni, scena caotica, crimine passionale, premeditato. Boh. Dovremo Did they plan scoprirlo. for the murder to happen here? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. No. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Allora, abbiamo altri indizi, presumo. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Questa è la mappa, ok. Nome della vittima, ex agente dell'FBI, stato mentale dubbio al momento della scomparsa. Thornton, la vittima è Robert Nightingale, visto l'ultima volta a Bright Falls 13 anni fa. Casey da inquadrare le persone, sembra che la nostra vittima non fosse mentalmente stabile. No, questa. Vabbè. Credo che dobbiamo scoprire di più. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Probabilmente sì. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Le icono nell'angolo in basso a sinistra indicano che sono disponibili contenuti importanti. Vabbè, ok, questo l'avevo già visto. Allora, dobbiamo andare, credo, sull'assassino. Questi. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready.
They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Allora, puoi usare la profilazione nel luogo mentale di Saga per entrare nella mente dei sospettati e delle vittime. Usando l'intuito, Saga può scoprire nuovi indizi tracciando il profilo delle persone interessate. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Agent Nightingale has been MIA for 13 No, years. l'ho visto, scusate. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Quindi Nightingale veniva da Cordon Lake, ok. Non abbiamo altro. Controlliamo la riva. A parte che qua abbiamo ancora... Cos'è, caffè? This mug Sì. always cheers me up. Ci sono madri peggiori, vabbè. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. E aspetta lì, tanto. Non è che sei stato di grosso aiuto, sinceramente. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That Incastrato. seems pretty complicated to me. What was this Vabbè, guy qua doing si skinny sale, dipping ma at per this time of adesso. year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Confermo. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen.
Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. E di nuovo lui che An scrive. invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Sì, direi di sì. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Ok, tracciamo il profilo. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Vabbè, qua c'è quello che abbiamo letto. La vittima era un collega, l'agente speciale dell'FBI Robert Nightingale, scomparso 13 anni prima. Vabbè, ok. Fa poi il riassunto di quello che abbiamo aperto. Quindi penso che Nightingale sia arrivato dal lago, ma perché? Adesso, dopo 13 anni, dove è stato? Allora, ok, vediamo. Le orme, queste fanno parte sempre di Nightingale. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Sure. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Devo riportare il cadavere in città per esaminare le prove. Ok. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Va bene ragazzi, io mi fermerei qua per questo primo episodio. Devo dire bello, fino ad ora bello, un po' particolare perché è un modo investigativo che sinceramente credo che sia la prima volta che lo incontro in un gioco, però bello, affascinante. Per ora molto lento, ma penso che siamo comunque solo all'inizio, per cui vediamo un attimo. Vi ricordo ragazzi che se volete supportarmi lo potete fare in maniera gratuita iscrivendovi al canale e lasciando un mi piace al video. Gesti appunto gratuiti, ma per me importanti, mi date una mano, mi supportate nella crescita del canale. E detto questo ragazzi, grazie per aver visto questa puntata e ci vediamo nella prossima.